la trasmissione sta per iniziare. La trasmissione, vediamo se è iniziata. L'altra volta non mi riuscivo a guardare dalla pagina del vediamo un po' che non appaio. La trasmissione sta per iniziare. Eccomi qua. Eccomi qua, mi metto nella finestrella della live per vedere in tempo reale. Niente, forse mi sono arretrato un po' troppo con la sedia. Forse ho aperto troppo la webcamera, sono troppo giù con la sedia. Adesso che faccio? Voglio dire a tutte le mie amiche e a tutti i miei amici eh, che io innanzitutto oggi ho avuto 2 ore e 43 minuti di visuals. Vado in tendenza al rialzo il mio canale, 2 ore e 43 minuti di visuals oggi, ma non era di quello che vi volevo parlare. Vediamo un po' il mio canale, se qua l'applicazione, ecco, un po' rapida. Video, ecco, dal vivo. Vediamo un po', perché vado qua, andiamo in diretta. Vi faccio vedere che questa volta, prima di iniziare la diretta, mi comunico con tutti i miei gruppi di Instagram per dirgli che la diretta ha avuto inizio. Volgarizziamo un po' questa diretta. Ecco, così chi vuole seguirmi ecco qua. Adesso chiudo il modem qua, se non spreca dati, non spreca nulla. Allora, come avrete di sicuro capito dal titolo, anche per chi guarderà questa live dopo, io oggi volevo parlare, perché una mia amica che si è iscritta al mio canale che io seguo, di questi i tarocchi egizi, Egyptian Kier Tarot Deck, che nel 1800 passa mi sembra li ha disegnati Etienne. Sono stampati negli USA, io li ho comprati qui a Ostia, li ho comprati qui a Ostia, me li ha regalati mia madre. Pensate, nella seconda metà degli anni 90, quindi facciamo 96, 2006, 2016, 19, 23 anni fa. Costavano, forse adesso costano di meno, costavano, gli costarono a mia madre 38.000 lire, 38.000 lire, questi tarocchi egizi. Io volevo parlarvi di questi tarocchi, ma già da giorni, non so da quanto, perché sto cercando qua nel web. Sto cercando qua un po' audio, se no da quanto tempo le proteste
sono iniziate perché io non volevo farci un video, ma le proteste in Cile del 2019 corrispondono a una serie di manifestazioni organizzate in Santiago de Cile, che è la capitale, e propagatesi alle principali città del paese come Valparaíso e Concepción durante il mese di ottobre del 2019. Queste manifestazioni si originarono come risposta all'alza del sistema pubblico del trasporto e entrò in vigore quest'alza il 6 di ottobre del 2019. In pratica poco tempo, 14 giorni fa, insomma, da 2 settimane che sento questa escalation di violenza. E ieri o l'altro ieri ho visto ieri o l'altro ieri come hanno incendiato intere stazioni del metro. E allora oggi voglio fare questa live perché ne ho opportunità. Ieri o l'altro ieri ho caricato un video sui picciolini rossi, a molti è piaciuto quel video che aiuta a rilassarsi. Non riuscivo a fare la premiere perché purtroppo non so come un video non mi hanno reclamato i diritti d'autore, che ho messo una musica rilassante del mare. Steven Kaiser, good morning here. Good morning Steven Caesar. Good morning Steven Cesar Caesar. Thank you for following me. Allora non si riesce a capire come io ho già usato quella musica, non mi reclamino i diritti d'autore, ma perché ho messo la musica filmando un acquario. Forse reclamavano l'immagine dell'acquario, pensavano che non fosse, non avessi avuto diritto a filmare un acquario, non so. Però poi vi ho fatto vedere come la volta che sono uscito non potevo fare un video su un argomento specifico. Vi ho fatto vedere che dopo tanto tempo ho comprato un paio di scarponcini nuovi, perché io devo portare scarponcini perché porto un arco, un arco plantare ortopedico, una protesi in pratica. Ma dai che lo sento nei mezzi, poi nei mass media, e allora ho voluto fare questo video. Scusate che mi manca qualcosa per essere chic. Voluto col fazzolettino che serve solo mica per soffiarsi il naso, che anche antigenico. Ieri ho visto come in un giorno hanno bruciato, ieri o l'altro ieri o 3 giorni fa, perché il tempo passa, hanno bruciato più di 30 stazioni della metro solo a Santiago del Estero in Cile, la capitale, Valparaíso e altre stazioni. È veramente una mostruosità. Allora mi è venuta da fare questa riflessione, prima con sta faccenda del cambio climatico, l'effetto serra e sul riscaldamento globale. Era venuta quasi la moda, non so che chi ci manda tutte queste cose, era venuta la moda degli incendi boschivi nella Siberia, dalla Siberia al Canada, passando per l'Alaska, l'America del Nord, il Messico, l'Australia si incendia l'Africa, anche l'Europa del Nord, tutti i boschi, le selve pluviali, l'Amazzonia, si incendia l'Amazzonia, la Bolivia, l'Amazzonia boliviana, insomma, brasiliana, peruana, eccetera. Poi ritornano gli incendi, però questa volta, e gli scontri, gli incendi sociali. Non bastavano i giletti
gialli della Francia. Adesso continuano. Poi in Italia abbiamo avuto il movimento dei forconi, che è stato un qualche cosa di molto più lieve, insomma. Ma è bruciata pure Notre Dame de Paris, ma adesso ritornano gli scontri e gli incendi, come in Hong Kong. Non so perché altre città ex colonie della Cina non si incendiano, come Macao, Shanghai e le città del Cile. Ma io ho visto, che orrore, come si incendiavano le stazioni della metropolitana, ma proprio non è incendi, proprio incendiate per completo, distrutte per completo. Distruggono tutti i mezzi di trasporto, i cassonetti della spazzatura, perché il governo di Piñera adesso c'ho una specie di defragmentatore che mi dice che deve pulire. Io gli faccio pulire il computer, tanto poi non chiudo il browser, perché se ne frega. Tutti questi programmi, attualizzazioni, eccetera eccetera, perché l'antivirus, il fragmentatore, eccetera. Adesso mi tengo i capelli così, come un pazzo. Allora dicevo che Piñera, il presidente cileno, non ha dato le concessioni che la gente voleva a tempo, e allora la gente si è innervosita, si è incavolata, e che hanno detto adesso vogliamo altre rivendicazioni. D'altra parte sembra che il prezzo del biglietto è stata la goccia del passaggio del trasporto pubblico, è stata la boccia che la goccia che ha fatto traboccare la boccia, il vaso. Thank you very much, Steven Caesar. Very good video, thank you very much. Quindi sta succedendo come è successo per esempio in Venezuela, e il venezuelaso in Venezuela, che ha preso il potere con pratica con un colpo di stato, Hugo Chavez da Fria, è successo proprio per un incremento del prezzo del trasporto pubblico. Non è che da noi succederà anche la stessa cosa, perché i trasporti stanno arrivando a essere molto cari anche in Italia. La benzina aumenta. Io ho pubblicato un video di un mio amico in Instagram, che sui sacchetti di plastica aumenta la benzina, aumenta questo, aumenta l'altro, ci fanno un tanto così, ma noi ci lamentiamo dei 2 centesimi al sacchetto di plastico. Quindi voglio dire, voi che pensate? Arriveremo a livello di proteste del terzo mondo o di Hong Kong anche in Italia? Io spero di no. L'avevo già detto in un video che ho girato poco tempo fa sulle proteste a Hong Kong, e poi anche sulle proteste in Spagna. Veramente arriveremo a quel livello di proteste? Perché veramente anche da noi gli stipendi, le pensioni, i salari non aumentano, ma aumentano le spese. Scusate, ma ci sono rumori in strada ogni tanto. Umberton Life, hello, I'm the person you saw yesterday. Ah, ok.
Umberto Life. Now I don't remember where I see you yesterday, but I'm happy to see you again. What video I see yesterday of you? I don't remember exactly, because there are a lot of people that follow me, and I like to see the video of all the people that follow me, but I spent 2 or 3 or 5 hours to follow back and see my followers videos. So please read me the title of your last video or the thematic. So I was talking about I must speak English because I know that a lot of you speak English. I was talking on this video about the Chilean incident, all the strike, Chilean strike, and the social consequence. There are there are a lot of violence now on the Chilean society, and it's very sad to see how the people suffer. So now I'll return to speak on Italian. I know a lot of you that speak and read on English understand me speaking on Italian. Allora, dicevo, ho visto come ardevano intere stazioni della metropolitana, veramente una cosa pazzesca. Come si arriva a tanto? Chi è che può fomentare? Io capisco la rabbia degli utenti, la rabbia dei cittadini che devono andare ogni giorno a lavorare, la rabbia delle persone che magari devono prendere 8 o 10 volte i mezzi di trasporto perché vivono lontano in zone povere, dove vanno a lavorare come impiegati o come lavoratori o come operai. Ma arrivare a bruciare tutto, poi alla fine sono dei beni pubblici che bruciano. Vabbè che le ditte dei trasporti hanno le concessioni, sono delle ditte concessionarie di trasporti, ma le infrastrutture e le strutture molte volte le mette lo Stato, perché gli dà dei finanziamenti. È proprio per quello che la gente si arrabbia, perché lo Stato finanzia, foraggia queste imprese di trasporti privati o pubblici, che poi magari hanno capitale o conduzione dirigenza privata, e non rinnovano i mezzi, aumentano ingiustificatamente i passaggi, la gente poi la trasportano come il bestiame sui mezzi di trasporto, con tutte le implicazioni storiche che c'ha, perché nei treni una volta hanno trasportato le persone come se fosse stato bestiame. Non so se cogliete il riferimento. E quindi la gente si indigna, si incavola, però qualcuno sta soffiando sul fuoco, perché è impossibile. Vabbè, forse questa rivolta cilena, queste proteste cilene che ormai è da molto tempo che vanno avanti, sempre più violente, forse è vero che nessuno ci soffia direttamente sopra questo fuoco delle rivolte, perché non c'è un'organizzazione, e lì si è sbagliata la classe dirigente, il governo cileno, Piñera in testa, presidente, perché è uno stato presidenziale, perché non ha subito dato delle opportune concessioni alla gente, e allora sono scesi in piazza in tanti, ognuno a reclamare il suo,
quello che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché in realtà questo prezzo del biglietto, se era risolto subito, non dava il pretesto a tanti sfoghi e a tante manifestazioni. Invece che è successo? Che poi Piñera ha detto le persone pacifiche sono quelle che rimangono in casa, rimanete in casa perché c'è il coprifuoco, se no ci saranno dei rischi, io non voglio che vi fate male. E allora la gente spontaneamente reagisce così. Se tu gli dici non puoi uscire di casa perché rischi, escono tutti di casa. Se dicono bisogna controllare le proteste, escono tutti a protestare, magari contro l'aumento delle figurine di calcio, oppure perché non possono vedere la partita di calcio in diretta in tv. Infatti adesso la protesta si è diversificata molto, già sono pochi quelli che protestano contro l'aumento del passaggio dei mezzi pubblici e dei mezzi di trasporto in generale, anche privati. Sono molti di più quelli che protestano per i cavoli loro, come si dice a Roma, e quindi alla fine non riescono a arginare la protesta e a ricondurla su carri su strade civili di dialogo, perché non ci sono nuclei di protesta, ogni nucleo si è formato sporadicamente. Però si pensa, ma non se ne hanno delle prove, e sul fuoco di tutte queste proteste che continuano a crescere e a nascere ci sia qualcuno che soffia dal Venezuela e da Cuba. Si pensa, chiaramente le sinistre prendono la loro rivincita su questo governo di destra. Non ci scordiamo che Piñera ha criticato duramente e aspramente la politica interna ed estera di Maduro e anche a suo tempo di Hugo Chavez da Fria, quindi non ci sarebbe da stupirsi se ci siano delle connessioni fra i manifestanti, alcuni settori dei manifestanti cileni di adesso, e settori della politica e dell'attivismo politico venezuelano e cubano ed anche colombiano, di alcuni settori della sinistra colombiana, e approfittano per vendicarsi di quelle che loro considerano ingerenze del governo di destra ultra neoliberale di Piñera. Ma voi che ne pensate? Adesso a Hong Kong si somma la Catalogna, Barcellona in modo particolare, dove sono andati a sfilare da tutta Spagna, no, da tutta Spagna, soprattutto da tutta la Catalogna. In Barcellona sono andati a sfilare in più di 500.000, la polizia logicamente erano meno di 170.000, ma c'è po' differenza fa, sono sempre tantissime persone. E poi adesso gli tocca a Santiago dell'Estero in Cile e ad altre città di tutto Cile, dove si andrà a finire. Vorrei i vostri commentari qui sotto, sapere cosa ne pensate, che veramente il mondo si sta rapidamente deteriorando e accelerando. Mi sono venute adesso in mente le parole di Stephen Hawking, quello scienziato che è morto poco tempo fa e che stava in sedia a rotelle e parlava attraverso un computer, che lo diceva l'umanità gli dava massimo 100 anni, perché per crisi energetica, caduta di asteroide, guerre o rivoluzioni, noi stiamo andando incontro all'estinzione. Quindi disorganizzazione sociale, rivolte, sommosse, eversioni, sovversioni, rivoluzioni, carenze, penurie, incendi, cambi climatici, guerre, inquinamento ambientale, effetto serra, avremmo avuto un massimo di 100 anni, ma non viviamo bene per 100 anni e poi, a meno che non sia un meteorite a colpire la terra e a distruggerla, ma
le nostre condizioni di vita si sarebbero deteriorate da qui a 100 anni, a tal punto che forse neanche arriviamo a 100 anni. Forse fra 50 anni l'essere umano sarà riuscito nella sua infernale opera di autoestinzione. E io dico, ormai nel mezzo del cammino della mia vita ho superato i 50 anni. Il 26 gennaio del 2020 farò 51 anni, massimo 50 anni che il pianeta dura. L'importante è poter avere, conservare una buona qualità di vita. A me non me ne frega, perché fra altri 50 anni ci avrò quasi 101 anni. Se ci arrivo a 100 anni sarò contento. Poi se al 102esimo anno, cioè al primo o secondo anno dopo la mia morte, che avrò fatto 100 anni, il pianeta boom, salta in aria, oppure la natura estingue questa dannosa specie e la razza umana, a me non me ne potrà fregare di meno, tanto non ci sarò più e non ci saranno neanche i miei pronipoti. Non ho figli, pensate un po', mi può fregare dei miei pronipoti, non ho figli io. Allora, ma l'importante è che la fine non arrivi adesso, capito? Perché se viene un tracollo economico mondiale, come se ne prevedono, succederà come in Germania, però a effetto globale, perché ormai siamo tutti vittime economiche di questa globalizzazione. Ci sono foto, e io ho chiesto a Lambrunetto in un mio video lui che ne pensava della recessione o della crisi tedesca, e io ho messo come copertina la foto di un tedesco che andava a fare la spesa con un'enorme carriola, quasi un carrello pieno, magari con chili e chili di banconote, di fasci di banconote. Ogni banconota era di 1.000 miliardi di marchi. Quindi quanti migliaia di milioni di miliardi di marchi c'aveva quella banconota? E c'aveva un carico alto 1 metro di fasci di banconote. Ogni banconota 1.000 miliardi di marchi. E sapete che cosa poteva comprare? 100 grammi di burro, un giornale e magari un panino o un gratta e vinci. Tornava a casa con una bustina della spesa che era 4 cornetti, non so, e doveva andare con milioni di banconote da 1.000 miliardi di marchi ciascuno, 1.000 miliardi. Arriveremo a questo punto in tutto il mondo? Sarà questa crisi nera? Che se c'è un tracollo economico di Cina, di Stati Uniti, e tutti quanti seguiranno a ruota. Allora poi ci sarà cattiva ridistribuzione non solo della ricchezza ma soprattutto del cibo, e altro che protestare per i trasporti pubblici o per il combustibile. Scanneremo l'uno l'altro come facevano i deportati da Stalin in Siberia, perché erano marginali che non servivano a nessuno. Allora li mandavano in Siberia, in luoghi abbandonati, perché non disturbassero le popolazioni stanziate in Siberia, e arrivarono al cannibalismo. Storia che i socialisti e i comunisti vogliono disconoscere, vogliono dimenticare. E che sarà di questa economia globale, questa globalizzazione, capito? Perché la Cina tiene in mano l'economia statunitense, perché i produttori nordamericani producono in Cina per risparmiare, ma i consumatori nordamericani si indebitano con la Cina comprando i prodotti che i loro industriali producono, disoccupando la manodopera nordamericana, risparmiare con la manodopera cinese. Allora gli Stati Uniti hanno un debito con la Cina e sanano stampando dollari, ma i cinesi comprano i titoli di credito nordamericani, che sono i titoli di debito. Fallisce le 4 o 5 banche importanti di Stato cinesi, allora chi continua a comprare il debito pubblico nordamericano, il debito interno? Allora secondo voi
come va a finire tutte queste violenze che ci sono? Io mi ero tolto gli occhiali per il riflesso. Tutte queste violenze che ci sono globali, tutte queste violenze sociali che emergeranno, vendranno anche in Europa. Abbiamo avuto il caso dei gilet gialli che hanno represso nel sangue, i gilet gialli incendiavano tutto, e adesso è toccato a Hong Kong, sta toccando, continua a toccare a Hong Kong gli ombrelloni gialli. Guarda caso il giallo è sempre di moda. In Ucraina è stato l'arancione, la rivolta arancione, ma a Hong Kong gli ombrelli gialli, in Francia i gilet gialli, in Barcellona e in Catalogna non so di che colore sarà la protesta, e adesso tocca a Santiago dell'Estero e a tutto Cile perché si sta estendendo sempre più in forma sempre più violenta. Ma guardate nella televisione satellitare, leggete in internet, guardate i video, io ho visto un'enorme stazione della metropolitana o dei treni, stanno bruciando, ma brucia tutto, è una pazzia. Io mi chiedo, è giusto protestare così? Anche se la gente arriva a non poterne più, è giusto protestare in questo modo o no? Perché ci sono forme e forme di protesta, perché alla fine poi lo Stato deve invertire più soldi per quello che si è distrutto. Allora ditemelo voi se si deve protestare in questo modo. Io credo che quello che succede dall'altra parte del mondo ci tocchi anche a noi, ci tocca anche a noi perché poi alla fine può arrivare anche qua in quest'epoca di globalizzazione, in quest'epoca globale, tutti imparano da internet. Prima sapevi le cose a metà, prima sapevi le cose non per intero, ma adesso sappiamo le cose istante per istante, perché anche se la televisione non ce lo vuole dire istante per istante, io prendo questa cosa qua e, a parte a ricevere messaggi, entro in Instagram o in YouTube o in Facebook. Samantha, ci sono troppe ingiustizie sociali, hai ragione Samantha, e poi c'è un'escalation di ingiustizie. Allora entro in questo che è Instagram, e anche se non me le vogliono dire le cose, e anche se non me le vogliono dire, adesso vediamo che come in comune nei mass media. Comunque è anche vero una cosa, a proposito delle ingiustizie, e nessuna ingiustifica giustizia, giustifica un'altra ingiustizia, perché ricordatevi questo: ricordatevi questo, che si forma una spirale dell'odio. Vi consiglio di leggere questo libro se lo trovate, cara Samantha e care amiche ed amici miei. Sangue chiama sangue, come potete vedere. Dopo gli orrori del ventennio, sono stati anche gli orrori del dopoguerra, di cui si parla poco o nulla,
come vedete, gente bastonata a sangue, gente che magari non aveva nulla a che fare, gente che ha avuto la sola unica colpa di essere stati dei funzionari pubblici, capito? E ci sono state delle rappresaglie. Si voleva fare la guerra civile, la rivoluzione in Italia, e allora ce la si prendeva con tutti quelli che facevano parte del vecchio regime, del regime del ventennio fascista, anche se magari erano soltanto i direttori regionali della posta. E si è caduti in atteggiamenti nazionali. Qua c'ho questo programmino che ha attualizzato il computer e mi scoccia. Ecco, adesso è ancora attivo, sempre quante finestre si aprono. Allora l'ingiustizia, no, del sangue chiama sangue. Guardate qua le terrificanti verità che nessuno ha mai avuto il coraggio di dire sulla guerra civile in Italia, perché dopo il 45 c'è stata una guerra civile che è sfociata negli anni di piombo, gli anni 70, 60 e 70, capito? La versione nera, la sovversione rossa, la P2, Licio Gelli, e poi c'è parte della gioventù fascista, capito? Poi anche Giorgio Napoletano faceva parte dei GUF, che ha detto la resistenza è stata un periodo bellissimo, peccato che me la sono persa perché faceva parte dei GUF. Lui come fascista denunciava, fascista universitario, denunciava gli antifascisti, che poi non tutti quelli della resistenza, gli antifascisti erano comunisti, erano monarchici, erano repubblicani, erano democristiani. I governi capissero che devono servire il popolo al posto di sfruttarlo, sarebbe meglio. E così c'hai ragione. Infatti adesso Piñera in Cile, che invece di cedere alle richieste della gente di non aumentare il biglietto dei trasporti, con le sue dichiarazioni ha sparato la violenza alle stelle. Però io dicevo prima a Samantha, è incredibile. Prima ci sono stati, grazie al cambio climatico, l'effetto serra, il surriscaldamento globale, incendi in tutto il nord del mondo, dalla Siberia al Canada, passando per l'Alaska, il Messico, la foresta amazzonica di Brasile, Venezuela, Bolivia, e adesso si sta incendiando il mondo. Sta incendiando il mondo, si sta incendiando prima i gilet gialli, poi Notre Dame de Paris ha preso pure fuoco, poi si è incendiata la Catalogna e la Barcellona, adesso si sta incendiando Cile. Speriamo di non incendiarci anche noi. Capito? Io ho visto ieri nella tele, Samantha, come hanno dato fuoco a intere stazioni della metropolitana e dei treni. Qua c'ho due amici a cui piace poi mi rispondono, io rispondo col è incredibile. Quindi voi che ne pensate? Mauri ha fatto un video maledettamente serio. E io oggi ho fatto 3 ore e 20 minuti di visualizzazioni, 3 ore e 20 minuti di visualizzazioni, grazie a tutte e tutti voi. E dicevo, aiutatemi a arrivare alla 4000 ore di visualizzazioni quest'anno, così mi ridanno la monetizzazione. Poi dovrò un momento, che ho delle cose da fare, perché a quest'ora è meglio chiudere, mi stanno guardando dentro.
Eccomi, scusate, scusate, mi sono assentato. Tanti interventi, scusate il sempre picchio questo anello. Allora, hi Nina in America. Hi, how are you? Il liberismo sta fallendo, esatto, lo dicevo. Cara Samantha, lo dicevo che quando ero giovane ancora c'era l'Unione Sovietica, non solo cadrà il comunismo, ma cadrà pure il capitalismo. Hello Nina, dice Steven. Alessandro Jacqueline, ciao, come tutto bene? Sì, tutto bene Alessandro Jacqueline, ho dovuto chiudere delle finestre perché a quest'ora insomma ti entrano dentro. Alessandro Jacqueline, appunto sono andato a chiudere delle finestre perché a quest'ora Icarus, ciao, da molto tempo che non ti vedo. Icarus, scusa se pronuncio male il tuo nome. Icharrus, vai Charrus. Sono riapparso, come vedi. Adesso sono ritornato, scusate, non so quanti minuti mi ha preso chiudere le finestre di casa, però come vi dicevo
Adesso lo ripeto per tutte e tutti voi, perché così mi faccio perdonare. Qua sempre dei programmi che si vogliono attualizzare. Vediamo, continuare. Eh, come vi dicevo, sempre che me lo consenta, devo chiudere finestre. Adesso qua che succede, ecco. Sta prendendo fuoco tutto il mondo. Prima la natura prende fuoco, poi prende fuoco, prendono fuoco le città. Non se ne può più. Ma che sta succedendo? Io ve lo domando. A tutti quelli che vedranno il video sapranno skippare la parte nella quale io mi sono dovuto assentare, e mi dispiace. Se no, a dei vicini sono entrati in casa. Se non chiudo le finestre vengono a far visita pure a me, magari da live. Però che sta succedendo nel mondo? Perché mai stanno succedendo tutte queste cose insieme adesso simultaneamente? Non possiamo vivere in pace, vivere tranquilli. Perché succedono gli incendi nella natura, la gente incendia le città, crisi economica? Che succederà se si affronterà di nuovo un venerdì nero come quello del 29? Eh, a livello mondiale, perché ormai siamo vittime della globalizzazione. Alessandro Beckelin, sei vestito bene, grazie. Il mio amico Charius, lo saluto di nuovo. Allora, se adesso insegni a seguirmi, mamma mia, 4 like, 6 persone che mi seguono. Eh, anche la chiesa a Parigi, eh sì, si è bruciata pure la chiesa, brucia tutto, e i gilet gialli bruciavano pure loro. Infatti sono stati i primi i gilet gialli francesi a bruciare le cose, poi hanno iniziato a Hong Kong, poi in Barcellona e in Catalogna, adesso in Cile. Dopo a chi toccherà? Nina in America, hope you have a great night. Bye. I hope you the same, dearest friend Nina. Have a great night and good sleep, and have a good new week. Buona settimana, cara Nina, e buona settimana anche a tutti e tutti voi. Io vorrei delle vostre riflessioni, come sempre fate ultimamente nei miei video qua sotto. Ditemi, ditemi che sta succedendo nel mondo, nella società, dove ci porterà questa globalizzazione, a cosa ci porterà. Eh, no, sono i gilet gialli, non sono loro. O cambiamo il sistema economico o creano uno stato di polizia globale alla rovina. E Samantha, ma in pratica lo stato di polizia globale, guarda, c'è, perché vediamo che nelle città abbiamo sempre più bisogno di videovigilanza per scovare i criminali, perché altrimenti cadiamo vittime del crimine. E quindi, come dire, c'è la criminalità globale, sempre più globale, e c'è la polizia globale. Ormai l'uomo non appartiene più a classe o caste sociali, ci sono poche eccezioni. Non abbiamo più una cultura di classe o una cultura di casta, per cui
i poveri avevano le tradizioni popolari, i ricchi si istruivano, il ceto medio borghese aveva un'istruzione borghese. Ormai siamo tutti individui in massa e quindi abbiamo anche una cultura di massa, uno sfogo di massa. Quando si va a protestare si protesta in questo modo violento perché non si trovano uscite. Gli svaghi sono svaghi di massa, i mass media, gli sport di massa, elas, non c'è più una cultura individualista. Ormai non so, consumiamo prodotti che ci permettono a connetterci con gli altri, ma siamo soli. Io con molti di voi che mi comunicano, come il caso di qualche persona straniera nella chat, non ci avrei mai potuto parlare prima dell'invenzione addirittura del telefono, ma soprattutto l'introduzione a scopi civili di internet. Non ci avrei mai potuto, non voluto, potuto parlare di persona, perché avrei dovuto viaggiare per il mondo. Adesso noi conosciamo più persone con le reti sociali e facendo video come questo. A me, guardate, questa settimana e mi hanno ascoltato un promedio di 2 ore e 1 minuto al giorno, hanno visto i miei video. E io di persona non parlo. Quando io ero giovane, fino a che non ho avuto internet, l'ho avuto dal 2000 in poi, io negli anni 90, 80 e 70 non parlavo 2 ore al giorno con la gente, capito? Quindi oggi abbiamo fatto, grazie a tutte e tutti voi, 3 ore e 30 minuti, 3 ore e 33 minuti adesso di dialogo. Ma negli ultimi 7 giorni hanno visto 14 ore e 15 minuti i miei video e nella settimana precedente mi sembra 30 ore. Guardate qua. Quindi questo che significa? Grazie alla globalizzazione sono persone che mi ascoltano dalle 15 alle 30 ore a settimana e a volte sono 20, 40, 100 persone. Prima chi mi ascoltava di persona, io non avrei potuto parlare 15-30 ore a settimana di persona alla gente, capito? E adesso arrivo a centinaia di persone con Instagram. Adesso mi hanno cancellato Facebook, chi se ne frega, perché tanto lì ho visto che non raggiungevo 22 persone che adesso mi seguono in Instagram e in YouTube e in Twitter, ma ne avevo 1200, 2000 iscritti. Sono arrivato a averne 2000 di iscritti, quasi nessuno parlava l'italiano. Allora io dico, viviamo soli ma viviamo accompagnati, perché viviamo in compagnia di tutti quelli che non parlano il nostro idioma oppure che ci seguono da lontano, altre città d'Italia o del mondo. E sono le contraddizioni della globalizzazione. Non aumentano stipendi, salari, pensioni da decenni, eppure la tecnologia costa sempre di meno, perché anche se aumenta escono gli ultimi modelli che costano meno di quelli anteriori, perché risparmiano nel materiale e sono più prestanti. Eppure vai a comprare il mangiare e aumenta, vai a fare il pieno di benzina e aumenta, vai a pagare la connessione della connessione. Alessandro Jacqueline, in testa followers, eppure solo il 10% parlano in italiano. Abito, la connessione è diventata lenta. Abito in Costa Azzurra, Francia. Alessandro Jacqueline, grazie mille di seguirmi dalla Francia. E mi raccomando, se oltre famoso vuoi darmi l'opportunità di guadagnare qualcosa, che sono disoccupato, mi raccomando, condividi. E questo ve lo dico a tutte e tutti voi che adesso siete in 3, che prima eravate in 7, che mi seguite, affinché sotto possiate la connessione che lì condividi il mio video affinché anche altri possano
dei problemi di connessione. Affinché anche altri possano commentare il mio video qui sotto, mi raccomando, condividete, condividili in questo modo. YouTube, soprattutto. Grazie Alessandro Jacqueline, va bene, lo farò. Samantha, vedrai che fra non molto limiteranno internet, e lo stanno già facendo. Per fortuna che adesso con i diritti d'autore non devi togliere il video o cancellare la pista audio, puoi compartire perché Samantha, ma molti dicono che mamma mia, quando fa così forse dovrò tagliare il video perché non ho hanno fine 2018 dato uno strike e non potevo fare le live. Però come mai in YouTube ci sono molti canali anche molto importanti che caricano per esempio le partite di Mortal Kombat 9 o 11, poi ci sono degli strippamenti del sangue, svisceramenti. Veramente Mortal Kombat è arrivato a essere un videogioco veramente vietato ai minori di 18 anni, perché si vedono le trippe, le budelle, il cervello. È arrivato a essere qualcosa di più bestiale di quello che era negli anni 2000. Eppure lo può vedere chiunque, non è quei video. Come mai fanno dei trailer di film violenti dove si vede che sparano, uccidono e non succede nulla? Come mai ci sono dei canali di informazione che fanno vedere dal vivo delle scene violente? Come mai ci sono dei film violenti, del terrore e smembramenti e tutto, eppure chi carica del contenuto ritenuto violento riceve uno strike, oppure gli cancellano il video, oppure se gli danno più di uno strike deve chiudere il canale, lo chiudono. Vabbè che fare dei video dove si minaccia con un coltello, come è successo a John Doe 76, che adesso è ritornato con un altro nome, e YouTube gli ha proibito di mettere la sua faccia in qualunque video suo o di altri, e allora cerca di mettersi dei filtri. Lui ha minacciato con un coltello a altri, perché poi avevano scoperto che lui, quando gli hanno suonato il citofono, è sceso senza la sedia a rotelle a rispondere. Ma nei casi in cui uno riporta dei video della realtà, come mai gli danno la segnalazione al video? Come mai? E allora io vi dico, commentate questo mio video qui sotto. E poi, caro Alessandro Jacqueline, eh, Francia è veramente bellissima. Ma quanti anni hai tu, caro Jacqueline, Alessandro Jacqueline? De Luna, I hope you can see that video now. I have problem with my internet connection. Ciao ciao, vi devo salutare.